Ciao, bentornato nel mio canale e se sei nuovo benvenuto e iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati nel canale e lascia sempre un commentino qua sotto perché mi fai veramente sempre molto felice. Anche un cuoricino, anche ciao Cri, non è importante che scrivi la Divina Commedia nei commenti, non c'è problema. Oggi è un video dove ti parlo della Cernea Lampo, della storia della Cernea Lampo. Sai che a me piacciono tantissimo questi video dove andiamo a parlare anche di storia. Ecco, come è nata la Cernea Lampo, perché diciamo che prima non veniva utilizzata ovviamente, ma venivano utilizzate dei nastri che poi venivano chiusi tutti nella schiena. Pensiamo al 1700, gli abiti erano realizzati tutti in questo modo, quindi la Cernea Lampo non esisteva. Quindi chi è stato l'inventore della Cernea Lampo? È stato una stilista molto importante, anche se alcuni di noi magari la conoscono un pochettino meno, ed è Elsa Schiaparelli. Elsa Schiaparelli è nata a Roma nel 1880 ed è morta a Parigi nel 1973. Cosa ha fatto questa grandissima stilista? Aveva pensato di utilizzare per prima le Cernere Lampo anche nei vestiti sartoriali. La Cernera Lampo era stata già creata ma non veniva utilizzata per gli abiti femminili. Elsa Schiaparelli, anche se è conosciuta meno rispetto a Coco Chanel, ma insieme a Coco Chanel sono state le stiliste più importanti proprio in quell'epoca e tra l'altro non andavano proprio d'accordo, praticamente nemiche. Tra l'altro ha inventato uno dei miei colori preferiti, quindi il rosa shocking. Aveva studiato filosofia e aveva scritto anche una serie di poesie che aveva anche pubblicato, ma la famiglia non era molto contenta che lei facesse la filosofa, che scrivesse poesie, insomma che intraprendesse questa strada, tant'è vero che è stata mandata in convento in Svizzera, perché allora succedevano queste cose, venivi mandata, non andavi molto bene, magari era un pochettino estrosa, magari volevi fare la filosofa e dici ma no, i filosofi sono solo maschi, e allora automaticamente ti mandavano dove? Dalle suore, cioè in convento. Nel 1913 conosce questo tipo che io leggo perché non è William de Went de Kessler. L'ho sbagliato, lo so, perdonatemi. Sposò quest'uomo e poi che poi tra l'altro divorziò anche con quest'uomo, quindi nel 1913 si è sposata, nel 1922 si è separata e rimase sola con la figlia. Lei viveva a Parigi. A Parigi stava facendo questa passeggiata con un'amica e a un certo punto entra in questo atelier, l'atelier di Paul Poiret, che è importante molto anche lui. Se vuoi ti parlo di un video dove ti parlo appunto di questo di Paul Poiret, che era un grande stilista, e le regalò un cappotto. Non lo so come sia nata questa cosa, non ho capito come. Comunque lei entra in questo atelier, le regala il cappotto. No, sicuramente sarà successa qualcosa, anche perché poi lei era anche sarta, costumista e stilista, quindi iniziò a lavorare con Paul Poiret. Nel 1930, eccoci a bomba, iniziò a utilizzare appunto la Cernera Lampo per in vista anche negli abiti, quindi nella sartoria, senza nasconderla dentro il tessuto perché solitamente veniva nascosta. Nel 1958 tra l'altro è stata ideata la Cernera invisibile, ancora migliore diciamo rispetto all'altra, tant'è vero che io uso solo cernere invisibili, le altre le utilizzo solamente se devo fare qualche pantalone con la patta e via dicendo, però io preferisco le cernere invisibili perché sono cerniere sì in vista perché comunque si possono vedere, ma sono comunque nascoste, quindi permettono di non deformare gli abiti seguendo appunto le forme della donna. Nel 1971 è stata realizzata la prima cerniera con le dentini di plastica. Nel 1951 Elias Hove, che è stato tra l'altro l'inventore della macchina per cucire, ma poveraccio, lui è arrivato tardi, non aveva registrato all'ufficio dei brevetti il brevetto appunto della macchina per cucire e gliel'hanno fregata, quindi lui l'ha inventata, però il nome della persona
risulta questo Sandbeck del 1917, lo leggo perché non mi ricordo le date. Questo Sandbeck invece registra prototipo appunto della cerniera, confermo separabile, quindi la vera e propria cerniera lampo. Nel 1893 Judson migliorò il prototipo di questa cerniera lampo, la presentò a Chicago durante un'esposizione e tra l'altro non ebbe nessun successo. Come tutte le novità, l'uomo, io non lo so perché l'uomo sia fatto così, l'uomo per natura le novità le scarta a priori, non so perché. L'avevano ritenuto come una modalità per chiudere, diciamo, gli abiti, tutto quello che è sartoriale, come poco affidabile. Il nome zip è stato dato nel momento in cui sono stati inseriti i dentini, il numero dei dentini, perché inizialmente erano pochi questi dentini, ha aumentato il numero di dentini, per cui hanno un po' cambiato idea sull'uso della cerniera lampo, perché l'hanno considerata a quel punto più affidabile. Inizialmente era stato utilizzato dall'esercito militare americano per le divise, per la chiusura delle tasche, dei pantaloni, quindi e via dicendo. Quindi, come avevo detto prima, inizialmente l'alta sartoria ha detto no alla cerniera lampo, perché ha detto no, mi dispiace, questa cosa non ci piace perché toglie sartorialità al capo ed è antiestetico. Quindi in un primo momento, come abbiamo già detto prima, è stata assolutamente bocciata l'idea. Nel 1923 è stata utilizzata invece per chiudere degli stivali in gomma, zipper boot detta così, ecco. È stata ideata da B.F. Goldrick. Nel 1934 sono stati prodotti tantissimi esemplari, arriviamo addirittura a 60 milioni di pezzi. Diciamo che è esploso l'utilizzo della cerniera lampo, della zip. Nel 1937 gli stilisti francesi iniziarono a utilizzare la zip nei pantaloni da uomo. L'invenzione della cerniera lampo noi magari la diamo per scontata, però ci permette di poterci vestire e spogliare in maniera più veloce, perché comunque un abito basta abbassarla e sollevarla. Pensiamo agli abiti, come ho detto prima, del 1700, che avevano bisogno addirittura di aiutanti per poterle aiutare appunto a chiudere tutte queste stringhe, che comunque ci voleva molto tempo ovviamente. Quindi ha aiutato anche per quanto riguarda l'abbigliamento dei bambini, quindi vestire i bambini, migliorato diciamo la vita anche delle donne, se vogliamo, che accudivano e accudiscono i bambini, quindi migliorando anche la velocità con cui i bambini vengono tutt'oggi vestiti. Ecco perché mi piace tantissimo parlare di questi argomenti, di queste storie, perché noi molti accessori che noi utilizziamo, come le zip, come tante altre accessori che utilizziamo in sartoria, sono dati per scontati. Invece è interessante, a mio parere, sapere prima che cosa veniva utilizzato per la chiusura degli abiti, che era molto più complicato, come abbiamo detto, e come questo è cambiato con il tempo, quindi agevolando proprio la nostra vita e rendendola più veloce, rendendola più facile, ecco, di più facile gestione, sia per noi, anche per le mamme. Pensiamo alle mamme appunto come è stato un modo per agevolare appunto il lavoro di mamma. Già in quegli anni iniziava già a lavorare, quindi aveva meno tempo per dedicarsi completamente e 24 ore su 24 ai figli. Quindi è stata veramente accolta con grande entusiasmo, soprattutto dalle donne femministe. Io spero che questo video ti sia piaciuto e fammelo sapere nei commenti, quindi lasciami un commentino, e se non sei iscritto in questo canale iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su nuovi video che verranno caricati. Inoltre ti chiedo anche di condividere i video nei tuoi social in modo tale da permettermi di far conoscere sempre di più il mio canale, e quindi aumenteranno sempre di più tanti contenuti man mano che cresciamo sempre di più, e quindi cresco io ma alla fine crescete anche voi. Ti mando un grande bacio sartoriale, creativo ma soprattutto terapeutico. Ciao e buon cucito. Ciao!